Non è tra le città più gettonate d'Abruzzo, ma forse è proprio questo il suo segreto: un'eleganza discreta, un fascino autentico e panorami che ti lasciano senza fiato. Abbiamo camminato tra le sue vie antiche, scoperto angoli poco conosciuti e respirato un'atmosfera che profuma di storia e bellezza. In questo itinerario vi portiamo con noi per Chieti passo dopo passo, vi mostriamo cosa vedere, dove fermarvi e come ottimizzare i tempi senza perdervi nulla. Pronti a riscoprire Chieti insieme a noi? Cominciamo la nostra visita con un luogo meno noto ma ricchissimo di suggestione. Qui siamo nella parrocchia di Sant'Antonio Abate. Si trova in una zona tranquilla e ci ha colpito per la semplicità disarmante della sua architettura, ma è all'interno che si respira la vera forza del culto popolare: candele accese, silenzi intensi, segni di una fede viva. In via Aorniense ecco la chiesa di Santa Chiara. Chiesa barocca, gli interni sono splendidi e potete ammirarli in queste riprese che abbiamo fatto per voi. Guardate la splendida volta e pensate che questa non è neanche annoverata tra le principali attrazioni di Chieti. Una città forse sottovalutata? Fatecelo sapere nei commenti. Ci siamo poi diretti verso Piazza Malta, la piazza del mercato, uno dei punti più vivaci e autentici della città. Qui si respira la quotidianità di Chieti, il vociare della gente, le botteghe, i colori. E possiamo anche salire su una terrazza per guardare la piazza dall'alto. Eccoci ora nella via del Corso, il cuore pulsante del centro storico, Corso Marrucino. Questo elegante viale pedonale attraversa il centro di Chieti Alta e passeggiarci è come sfogliare le pagine di un libro antico. Palazzi storici, caffè raffinati, librerie e una tranquillità rara che ci ha fatto sentire subito a casa. Continuando la nostra camminata sul corso, ci siamo trovati in quest'ampia piazza, davanti alla maestosa cattedrale di San Giustino, uno dei simboli della città. Le sue origini risalgono addirittura al IX secolo, anche se l'aspetto attuale è frutto di secoli di rimaneggiamenti. La facciata neogotica, severa ma elegante, ci ha accolti nel silenzio del freddo invernale. Quella lì sembra l'entrata, ma in realtà qui non siamo proprio nella cattedrale, bensì nella suggestiva cripta dove si conservano le reliquie di San Giustino, patrono della città. La forma della cripta è particolare, è stata infatti ricavata da una cisterna romana. Troviamo questa cripta, con i resti dei suoi antichi affreschi, più suggestiva della cattedrale stessa. Infatti, usciamo ed entriamo di nuovo nella cattedrale. L'interno, a 3 navate, è un tripudio di luce e armonia, ma riteniamo che non sia unica come la cripta. Infatti si tratta di una costruzione neogotica degli anni 20 e 30 del Novecento. Fondata nel XIII secolo e poi più volte ristrutturata, questa chiesa conserva ancora intatto il senso del raccoglimento tipico dell'ordine domenicano. All'interno, alcuni altari in marmo e affreschi ci raccontano storie di devozione secolare. Proprio sul Corso Marrucino, la chiesa di San Domenico ci ha colpito per la sua sobrietà esterna. Ma all'interno è un unico, grande spazio che ti accoglie e ti avvolge. Le cappelle laterali sono un trionfo di stucchi e decorazioni. E alzate gli occhi al soffitto, vedete quella finta cupola? Un capolavoro di stucco colorato che dà un tocco di classe incredibile. Proseguendo arriviamo all'altare maggiore, imponente, incorniciato da queste colonne e dominato da una spettacolare raggiera dorata. Sembra quasi che emani una luce propria. All'estremità del Corso Marrucino ecco invece la parrocchia della Santissima Trinità, che ci ha accolti in un'atmosfera più ricca, quasi barocca. Un vero gioiello nascosto dove l'arte si intreccia con la spiritualità e ogni dettaglio sembra raccontare una storia. E infine, come ogni viaggio che si rispetti, abbiamo chiuso con una pausa nel verde, la villa comunale di Chieti. Un'oasi urbana, perfetta per rilassarsi, leggere e per ricaricare le batterie in un piovoso pomeriggio di gennaio. Tra statue, aiuole curate, viali alberati, fontane e stagni, la villa comunale è uno di quei luoghi dove ci si dimentica del tempo, a meno che non piova.
Chieti ci ha accolto con grazia. Non è una città che grida, ma sussurra. Non cerca di stupire, ma di farsi amare piano un passo alla volta. Pensavate che il video fosse finito qui, vero? Beh, a noi piace mangiare e quindi ci piace sempre provare la cucina tipica del luogo. Così siamo stati per 2 sere di seguito in una delle migliori trattorie di Chieti. Eccoci alla Tavernetta. Dobbiamo dire che il posto ha un ottimo rapporto qualità-prezzo che ci ha permesso di gustare tante cose. Abbiamo iniziato con un antipasto di pallotte, cacio e ove, tipiche polpette abruzzesi, fatte con formaggio e uova, ottima alternativa per chi non ama molto mangiare carne. Poi siamo passati ai primi, dove ci siamo mangiati delle ottime paste e fagioli e paste ceci, entrambe fumanti, speciali per scaldarsi d'inverno. Dopotutto eravamo a gennaio e fuori si gelava. Ma se le 2 paste o zuppe di sopra non vi piacciono molto, potete provare la pasta alla mugnaia. Pasta fresca con sugo di carne, verdure fresche e pomodoro. Come secondo abbiamo provato lo scamorzone affumicato con o senza prosciutto sopra. Quindi va bene anche se siete dei finti vegetariani come noi. E infine per dolce ci siamo sollazzati con delle pizzelle alla Nutella. Insomma, se venite a Chieti raccomandiamo di cenare qui, o quantomeno in una trattoria tipica. Poi ditemi se uno viene in un ristorante con una macchina fotografica così e fa una ripresa discreta in questa maniera. E voi ci siete stati a Chieti? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti. Se ti è piaciuto questo viaggio a Chieti o ti è venuta voglia di farci un salto anche solo per mangiare i prodotti locali, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime tappe. Ci vediamo alla prossima destinazione. Ciao! E questo è l'albergo Best Western. Ok, il bagno è così. Ok, la doccia è così. Il letto è così. Un po' piccolo, però c'è anche un divano letto per nani. Ok. In compenso c'è un piano di lavoro decente. Così è discreto, ragazzi. Sagne e ceci. Se una persona veramente Mi sembra abbastanza discreta, mica una telecamera di quelle grosse con un obiettivo gigante.